In questo tutorial vedremo insieme come realizzare questo doppio portapiante realizzato utilizzando solamente il nodo corona. Vediamo insieme. Per iniziare ci servono 3 corde da 2,80 m ciascuna. Come primo passaggio scegliamo l'anello su cui poi andremo a creare il nostro portapiante. In caso in cui vogliate utilizzare dei vasi leggeri potete scegliere un anello di legno. Se invece i vasi sono magari di ceramica terracotta, vi consiglio un anello di metallo. Per la realizzazione ci serviranno solamente 3 corde. In questo caso ho utilizzato una corda rope. Piego tutte e 3 le corde a metà e le 3 asole quindi andranno a coincidere. Prendo queste asole, le vado a inserire dentro il mio anello in modo tale che siano tutte e 3 verso il basso e vado a inserire tutte le corde. Tiro bene e quello che ho così realizzato è un nodo bocca di lupo che sarà il sostegno per il mio portapiante. Misuriamo una distanza di circa 25 cm dal nostro nodo al punto della corda. In questo punto andremo a fare il nodo corona. Vediamolo insieme. Lavoro con i miei 2 fili a distanza di circa 20 cm dall'alto, prendo un filo e li faccio fare una sorta di S. L'altro filo lo posiziono sopra. Dopodiché prendo questo filo che entra dentro la mia asola dall'alto ed entra in quest'altra. Ho così formato il mio nodo corona. Lo tiro facendo in modo di aggiustare che la distanza che si ha dall'alto sia la medesima per entrambe le corde. E l'ho fatto. Ora con gli altri 2 fili vado a fare la stessa cosa andando quindi a fare un nodo più o meno alla stessa altezza. Quindi faccio la mia prima S. Prendo la seconda corda che passa sopra, la stessa corda passa dentro qua, entra nell'asola e la recupero da dietro. Pian piano che stringo i fili mi vado a confrontare con l'altezza del mio nodo precedente in modo tale che siano allo stesso livello. Per dubbi poi più nel dettaglio su questo nodo vi lascio il tutorial dedicato qua in alto a destra. Tiro. E sono così posizionati uguali. Faccio la stessa cosa anche col terzo. Tiro per sistemare le altezze, dopodiché vedete sono tutti e 3 alti uguali. Ora andrò a creare la gabbietta in cui inserire il mio vaso. Scendo perciò di circa 10 cm, questi sono i miei, prendo 2 nodi e vado ad utilizzare un filo di un nodo e un filo dell'altro. Prendo il filo di destra e li faccio fare una S. Il filo che a sinistra passa sopra, dopodiché in quest'asola lo vado a inserire ed entrerà in questo buco. Quindi faccio un alto nodo corona. Faccio attenzione quando tiro. E ho così formato la prima parte. Faccio altrettanto adesso utilizzando un filo di questo nodo, quello che è avanzato, più il filo del nodo successivo. Quindi quello di destra sempre lo faccio a forma di S. Quello a sinistra passa sopra. In questo buco vado a inserire la mia corda, che poi passa anche qua dentro.
tiro in modo tale che siano più o meno alla stessa altezza. E l'ho fissato. Ora vado a fare l'ultimo, quindi giro il mio lavoro e faccio la stessa cosa, quindi il filo di destra farà così, quello di sinistra passa sopra, entra nell'asola qua in alto, entra in questo buco, lo recupero da dietro e tiro. Prendo ora tutte le corde, le giro, faccio fare un nodo, tiro e ho così fissato la base del mio portapiante, entro cui adesso andiamo ad agganciare il vaso. Prendo il vaso, lo inserisco qua dall'alto e lo vado ad alloggiare dentro il mio portapiante. Come vedete, i nodini saranno più o meno alla fine del vaso e questo sotto ho creato la base. Proseguo facendo un'altra fila di nodi corona per andare a creare la parte sotto. A una distanza di circa 30 cm dal nodo precedente mi abbasso e vado a fare la stessa cosa, quindi ripeto i nodi corona. Prendo prima i primi due fili che ho a disposizione senza un ordine ben preciso, tanto in questo caso ricomincio. Questo passa sopra, entra nella mia asola, tiro e ho così formato il nodo corona. Anche in questo caso faccio in modo tale che i fili siano, diciamo, ben tesi in ugual modo entrambi. E tiro, prendo altri due fili, questi due fili successivi, e faccio la stessa cosa alla stessa altezza. Questo gira attorno, entra qua dentro. Questo è il davanti, questo è il davanti, stessa cosa con l'ultimo. Ora devo andare a creare la gabbietta con cui fissare i miei fili, quindi ripeto nello stesso modo facendo un altro nodo corona a distanza di circa 10 cm. Prendo i miei due fili, uno da un nodo corona e uno dall'altro. Con quello di destra inizio a fare la mia asola, quello di sinistra passa sopra, entra dentro e lo recupero qua nell'asola. Tiro e ho così fatto il primo nodo. Faccio la stessa cosa con anche gli altri due. Alla stessa altezza vado a fare altri due nodi corona. Una volta che li ho realizzati tutti e tre, vado a fare come prima un nodo semplice, un giro, recupero l'estremità qua dentro, tiro e così ho creato, pian piano poi le tiro sempre di più, un alloggio per andare poi a posare il mio vaso. Questi sono tutti i nodi corona.